Secondo me l'errore vero è dire se sei ancora al liceo e magari hai davanti un paio d'anni per poter prendere quella scelta, vai a sperimentare. Io durante le superiori sono andato a fare il cuoco, sono andato a fare il giardiniere, sono andato a lavorare in un'agenzia di comunicazione, in una galleria d'arte. Ho cercato di sperimentare cose diverse che Ciao a tutti e benvenuti in Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Oggi con noi c'è Davide Dattoli. Ciao Leone, ciao a tutti. Allora, Davide è un imprenditore, angel investor e board member nel settore tech ed education in numerose aziende. È founder di Talent Garden, la principale piattaforma EdTech in Europa, nata in Italia e oggi attiva in 12 paesi con oltre 25.000 professionisti formati ogni anno, ed è anche cofondatore di Italian Founders Fund, fondo di venture capital ideato per dare supporto agli imprenditori. Ormai con l'AI i ruoli, diciamo, entry level sono meno ricercati nelle aziende. Cosa possiamo fare noi ragazzi che inizieremo a lavorare tra 5 anni per essere pronti a entrare nel mondo del lavoro? Secondo me due cose. La prima è sperimentare, sperimentare ruoli diversi, lavori diversi, cose diverse per capire non tanto quello che vuoi davvero fare all'interno di un'azienda, ma quello che non ti piace fare, perché è più facile capire quello che è il contrario e quindi provare un pochino a sperimentare lavori e cose diverse per vedere come funzionerà. La seconda cosa che io farei è sperimentare cose pratiche, cioè proprio grazie a questi lavori diversi o semplicemente creando dei propri progetti, provare a costruire delle community, costruire dei prompt che funzionano, costruire degli agenti che ti aiutano a innovare, perché è vero che le aziende assumeranno meno junior, ma è vero che le aziende assumeranno tante persone che sono in grado di aiutarle a trasformarsi e cambiare. Se porti esperienze concrete e non solo un curriculum, diventa molto più facile trovare lavoro anche in un momento come questo. Ah, molto interessante. E invece, purtroppo, molti licei non preparano i ragazzi su competenze come innovazione e tecnologia. Come può fare un ragazzo a stare al passo in autonomia? Secondo me pensare che il liceo è il 50%, una scuola istituto professionale è il 50% della tua formazione. L'altro 50% devi andartelo a costruire, leggendo libri, partecipando a convegni. Io quando avevo 17 anni a un certo punto mi sono andato a formare ad un corso sulla SEO per professionisti. Erano 2 giorni a Milano, ho saltato scuola, sono andato e me ne sono fatti. Perché? Perché quella cosa mi ha dato un vantaggio competitivo di qualcosa che un ragazzo alla mia età non aveva. E questo mi ha permesso, appena finite le superiori, di avere già varie proposte di lavoro perché avevo fatto dei corsi verticali su cose che potevano aiutarmi. E secondo, nel frattempo avevo costruito dei miei progetti, era il momento in cui si costruivano i blog, dove sperimentavo quello che avevo imparato e lo dimostravo alle aziende, non portando solo il mio curriculum, ma portando dei project concreti di cose che avevo fatto. E scusami, questa iniziativa di fare, di inventare, come nasce? Secondo me dal pensare che ogni anno nascono centinaia di milioni di ragazzi in giro per il mondo, no? Mm. Il problema è qual è la differenza tra te e il tuo stesso compagno del tuo corso, o te e il tuo stesso compagno di un corso simile in questo momento a Shanghai. Allora, il problema è cosa posso io fare su me stesso per formarmi in modo diverso? Cosa posso avere di edge competitivo rispetto a queste due persone che sono nate e hanno fatto esattamente il mio percorso in due posti diversi? Se non riesco a creare la mia unicità, il rischio è che sarò uno di tanti. Se riesco a costruire qualcosa in cui divento davvero bravo nel mio piccolo e continuo a formarmi su quello, ecco allora, qualsiasi sia il momento storico, forse qualcosa riuscirò a farlo. E appunto, tu sei un angel investor di grandissimo successo e hai avuto a che fare con tantissime startup. Si parla sempre delle startup di successo, ma mai di quelle che falliscono. Quali sono le reali possibilità di avere successo in questo mondo? Ma guarda, io ho iniziato azienda che avevo 20 anni. Se devo dirti, la cosa che più mi pento è averla iniziata troppo presto. Avevo fatto soltanto 6-12 mesi di lavoro all'interno di un'azienda. Partire troppo presto è un vantaggio perché tutti pensano che tu abbia poco diciamo, non ti prendono sul serio e quindi ti dicono tutto ciò che vuoi sapere, ti cercano di dare degli aiuti anche se magari non era necessario. Dall'altra invece non ti prendono sul
sul serio e quindi fai più fatica a farcela. Credo che 1 o 2 anni all'interno di contesti diversi, andando a imparare da altri per diventare il più bravo in quella cosa, possa aiutarti a fare la differenza. Perché? Perché le startup di successo sono quelle che riescono ad evitare di schiantarsi contro la banalità. Spesso le startup non funzionano perché i founder non conoscono abbastanza bene il settore, vedono in modo superficiale un bisogno e pensano che semplicemente perché magari conoscono l'AI o conoscono una tecnologia possano rispondere a quel bisogno. La verità è che tu devi conoscere profondamente un mondo per poterlo fare e quindi studiarlo in tutti i modi possibili, cercare di approfondirlo, parlare con tutte le persone che ci lavorano, con chi c'ha da 20 anni. Poi la tua freschezza, il tuo modo di vedere è diverso magari quel settore senza conoscerlo, ti può portare un vantaggio competitivo, ma solo se ne hai capito davvero le profonde logiche di funzionamento. E quali sono secondo te le caratteristiche importanti per un imprenditore di successo nel mondo moderno, in questo mondo lavorativo? La resilienza. Perché? Perché io sono partito quando avevo 20 anni e questo amico imprenditore che ne aveva 65 mi disse: Guarda, Davide, è giusto avere fretta, ma in realtà sappi che poi le cose avvengono. Tu pensi che ci vogliono 2 anni, probabilmente ce ne vogliono 5 10. La Mhm. storia di Instagram che viene creata e venduta nel giro di 18 mesi, esiste, ma sono pochissime case. Nella maggior parte dei casi costruire una startup vuol dire 10-15 anni di lavoro continuo con momenti di up e momenti di down. Essere in grado di resistere, di pianificare nel lungo termine è l'unica cosa che ti permette di costruire qualcosa di vero valore. E parliamo invece ai ragazzi, agli adolescenti del liceo. Per i ragazzi che non hanno ancora trovato una specifica passione, cosa consiglieresti come studi di università, per esempio economia, ingegneria o giurisprudenza o ancora qualcos'altro? Secondo me l'errore vero è dire se sei ancora al liceo e magari hai davanti un paio d'anni per poter prendere quella scelta, vai a sperimentare. Io durante le superiori sono andato a fare il cuoco, sono andato a fare il giardiniere, sono andato a lavorare in un'agenzia di comunicazione, in una galleria d'arte. Ho cercato di sperimentare cose diverse che non mi hanno magari spiegato cosa volevo fare, ma sicuramente cosa non volevo fare. E quello mi ha aiutato poi a trovare, per esempio, che non volevo andare all'università perché non lo ritenevo il percorso giusto e che volevo andare direttamente a lavorare, che è una soluzione. Così come invece magari avrei capito che sarei stato fatto più per un corso piuttosto che un altro. Secondo me l'errore è spostare troppo in là la decisione che poi diventa troppo grande e nessuno trova sotto la doccia se studiare una cosa o un'altra. Allora, ti ringrazio tantissimo per questa bellissima intervista e ti ringrazio. Ci vediamo molto presto. Grazie Grazie mille, a mille. presto. Ciao, grazie.